Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come realizzare questo semplicissimo portamonete o borsellino con il cordino e una chiusura rettangolare da 12 cm in metallo. Io avevo questa chiusura già da un po' di tempo, quindi nel box informazioni vi metto un link di una misura di 12 cm, insomma, che ovviamente non è identica alla mia perché ce l'ho veramente da diverso tempo, acquistata su Amazon. Per il cordino io uso sempre il cordino Inda, che ormai è il mio cordino di fiducia, perché anche se è adatto, perché è bello resistente per le borse, però è morbido, quindi le mani diciamo che non vanno in sofferenza. Nel box informazioni vi metto sempre il link del cordino della ditta Borgo dei Pazzi, dove avete anche uno sconto di 5 euro con il codice da loro dedicatoci. Io ho poi aggiunto un fiorellino, vedete, vi metto la foto qui dello schema di questo fiorellino, potete fare la foto con il cellulare e poi realizzarlo. Ho iniziato, vedete, le prime maglie con il cordino e poi qui ho usato un cotone sempre di Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni vi metto il link, ma il fiorellino ovviamente, se avete delle rimanenze, potete realizzarlo anche con le vostre rimanenze. Quello che è particolare, vedete, di questa lavorazione è semplicissima, maglia bassa anche per principianti. Io ho realizzato, vedete, un laterale, quindi per fare in modo che il borsellino sia più largo. Potete realizzarlo ovviamente anche con una chiusura più grande o più piccola, ovviamente rendetevi conto che le dimensioni del laterale e la lunghezza sarà diversa, però il procedimento sarà identico a questo che realizzo io. Prima di passare al tutorial vi ricordo sempre di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove non solo vi tengo aggiornati su tutti i tutorial che escono regolarmente, ma potete farmi vedere le vostre creazioni. Detto questo, passiamo al tutorial. Inizio la mia lavorazione con 15 catenelle. In ogni catenella lavoro una maglia bassa in ogni punto, fino ad arrivare ovviamente alla fine della riga, dove avremo un totale di 14 maglie basse. Realizzate le nostre 14 maglie basse, adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e qui abbiamo la catenella. Nella prima maglia bassa lavoriamo una maglia bassa prendendo entrambe le asole, una maglia bassa in ogni punto, fino a realizzare sempre un totale di 14 maglie basse. Lavorata la seconda riga, di nuovo una catenella, iniziamo la nostra terza riga, una catenella, nella prima maglia bassa una maglia bassa e dobbiamo lavorare in questa maniera, quindi una maglia bassa in ogni maglia bassa, per un totale di 30 righe. A questo punto abbiamo circa 19 cm di lunghezza per 11 di larghezza. Adesso dobbiamo lavorare un giro tutto intorno. Io qui, vedete, ho l'ultima maglia bassa, entro di nuovo nella maglia bassa e lavoro una maglia bassa e qui metto un marcapunti, così non mi confondo. Ora guardate, in ogni maglia, in ogni punto praticamente corrispondente alla riga, io entro e lavoro una maglia bassa. Qui ho un'altra riga e lavoro un'altra maglia bassa. Qui ho un'altra riga e un'altra maglia bassa. Allargate il lavoro per vedere bene, guardate dove dovete entrare, e lavoriamo così fino ad arrivare al primo angolo. Quando arrivo, vedete, nel primo angolo qui ho la riga, l'ultima riga, vedete, dove ho lavorato la maglia bassa. Adesso ho praticamente le maglie su questa parte, entro e lavoro 2 maglie basse, vedete, nello stesso punto, creando un angolo, e adesso una maglia bassa in ogni punto. Quando ho lavorato, vedete, l'ultimo
angolo. Adesso io devo andare, vedete, qui sulla riga, ok? Quindi che cosa faccio? Entro di nuovo nello stesso punto e semplicemente realizzo un'altra maglia bassa. E adesso nella prossima riga lavoro la prima maglia bassa, poi lavoro la seconda e così via, vedete, in ogni riga corrispondente lavoro una maglia bassa. E in questa maniera andiamo a proseguire fino ad arrivare al prossimo angolo. Arrivati, vedete, all'altro angolo, semplicemente io entro sulla prima maglia bassa della parte superiore e lavoro 2 maglie basse nello stesso punto e una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti. A questo punto, vedete, io ho terminato la riga, taglio il filo e qui vado a chiudere la lavorazione, quindi tolgo il mio marcapunti. Ed ecco che abbiamo realizzato il nostro pezzo. Adesso prendiamo, vedete, la chiusura e come potete vedere abbiamo una larghezza che va precisamente ad entrare all'interno degli spazi, sia di qua che ovviamente da quest'altra parte. Ok? Quindi noi dobbiamo praticamente poi infilare all'interno e andare a cucire. Noi andiamo a mettere dei marcapunti. Allora, al centro, guardate, io ho 2 maglie basse per girare il lavoro, quindi non vi potete sbagliare. Dalla seconda in poi, verso il marcapunti, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e metto un marcapunti. E faccio la stessissima cosa di qua, conto 13 maglie basse e sulla 13ª metto il marcapunti. Al centro, vedete, devo avere 1, 2 e 3 maglie basse libere. La stessa cosa di qua, dalla seconda, quindi qui ho, vedete, 2 maglie basse, io dalla seconda conto 13 maglie basse e metto il marcapunti, ho 1, 2, 3 libere al centro, uguale di qua, dalla seconda conto le 13 maglie basse e metto il marcapunti. Ora guardate, io infilo la chiusura per rendermi conto di quanto deve essere largo il mio laterale, quindi la lunghezza, e faccio così, prendo il segno e conto, guardate, sempre dalla seconda in poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sul settimo metto un marcapunti. Quindi significa, vedete, che il mio laterale deve essere questo spazio qui così, ok? Quindi adesso vado ad iniziare a lavorare questo laterale che sarà largo quanto, vedete, questo spessore, quindi lavoreremo delle righe di andata e ritorno da qui a qui fino ad arrivare a questo spessore. Inizio, vedete, così, mi aggancio con una catenella in questa maniera, guardate, entro all'interno e lavoro una maglia bassissima anche dopo, e in quella dopo lavoro la maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5 e tolgo il mio marcapunti. Quindi ho lavorato, guardate, 2 maglie bassissime e 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Adesso una catenella, giro il lavoro, lavoro subito. Qui ho la catenella, lavoro subito sulla maglia bassa, una maglia bassa, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. E dove ho, vedete, la maglia bassissima, entro nella solina esterna e lavoro una maglia bassissima e poi ne lavoro una seconda. A questo punto tolgo il marcapunti perché adesso non mi serve più. Di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro, abbiamo le 2 maglie bassissime, lavoro la prima maglia bassissima,
la seconda maglia bassissima e poi lavoro a maglia bassa prendendo entrambe le asole, 1, 2, 3, 4 e 5. In questa maniera, vedete, noi praticamente abbiamo creato lo spessore del laterale. Adesso guardate, io mi trovo in questa maniera qui, entro dove ho la maglia bassa, lavoro un'altra maglia bassa, entro qui nella riga, vedete, poi entro qui, maglia bassissima, taglio il filo e ovviamente questo filo mi servirà per andare a cucire il mio laterale. Questo marcapunti non lo togliamo perché vedete qui ci rendiamo conto come dobbiamo cucire. Quindi adesso vedete da quest'altra parte, qui è il fondo praticamente del nostro lavoro. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e sulla settima ci agganciamo. Vedete come abbiamo fatto di là. Entriamo nello stesso punto, lavoriamo una maglia bassa, entriamo al centro, vedete, lavoriamo una maglia bassa e qui dove già siamo agganciate una maglia bassissima e tagliamo un filo un po' più abbondante, ovviamente, per andare a realizzare quella che è la cucitura del laterale. Andiamo quindi a cucire, vedete, il primo laterale. Io ho il filo qui, appoggio la lavorazione per farvi vedere, quindi qui ho 1, 2 e 3, entro nella prima maglia bassa, poi entro, vedete, nella seconda e nella seconda di fronte, nella terza e terza di fronte. E poi dobbiamo andare, vedete, a lavorare ogni maglia bassa corrispondente. Quindi adesso tolgo il marcapunti e lavoro ogni maglia bassa corrispondente, quindi non saltate nessun punto, guardate bene, qui ai lati e poi di fronte, ai lati e poi di fronte. Ed ecco, vedete che arriviamo praticamente dove abbiamo le due maglie bassissime. Questa è più stretta rispetto alle altre, ma voi dovete andare comunque a cucire bene. Ed ecco qui, ok? Ecco, andiamo a saldare bene la lavorazione entrando in questa maniera. Vedete, abbiamo praticamente realizzato il laterale e andiamo a nascondere il filo sempre all'interno del lavoro e saldiamo. Adesso facciamo la stessissima cucitura da quest'altra parte. Una volta che abbiamo cucito questo, vedete, sarà il risultato. Adesso ovviamente io vado a capovolgere la mia lavorazione ed ecco qui, vedete come si presenta. Allarghiamo i laterali nelle mani
ed ecco come si deve presentare la lavorazione. Adesso ovviamente dobbiamo andare a cucire la chiusura sulla nostra base. Quindi ho terminato, vedete, il mio borsellino. Ovviamente potete anche voi realizzare questo fiore. All'inizio del tutorial vi dico insomma come potete realizzarlo. Il lavoro, vedete, è bello pulito e quindi non vi resta che andarlo a realizzare. Io vi ringrazio come sempre e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.